Il bolognese più elegante, dai, dite, beh, Cino. Oggi si parte da Bologna, capoluogo di regione dell'Emilia-Romagna, città conosciuta sia come la dotta che la grassa a causa delle sue duplici tradizioni culinaria e gastronomica. Tuttavia oggi ci incammineremo lungo i suoi più di 38 km di portici per parlare di ben altro. State con noi! Parleremo della parlata speciale dei bolognesi. È una parlata che sentirete a piena voce nei bar locali, parlata appunto in discussioni accese di politica e di attualità tra un giornale e l'altro. La sentirete anche sui sagrati delle chiese o nel mercato settimanale. Se siete forestieri o furastir, come chiamano i non locali, potrete captare tra una frase incomprensibile e l'altra i soliti shagè e ataldeg. Questo, signore e signori, è il dialetto bolognese, qui semplicemente conosciuto come albugnais. Venite dunque a scoprirlo con me in questo primo episodio della nostra serie, qui, fuori porta, lontani dalla frenesia urbana di Bologna. I primi che intervisterò sono Natalina e Mario, due cari amici di famiglia che non vedono l'ora di condividere le loro storie sul dialetto bolognese. Intervisterò anche il professor Stefano Accorsi, insegnante di fisica al liceo. In quale situazione parlate dialetto voi? Tra di noi due, e poi con i vicini di casa. Adesso Ma diversamente e al bar con gli amici. però in dialetto, capito, è più difficile perché l'italiano è più sciolto, il dialetto c'è più parole e fai più fatica adesso a parlare in dialetto. Lo parlate anche con i vostri nipoti? Poco, raramente. Poco. Solo alcune parole che hanno uno spirito colorate, che hanno uno spirito di risata, di presi in giro, che lei prima ha telefonato, ha detto cosa vuoi da mangiare, lui gli piacciono molto, noi li chiamiamo parpadellini, e allora dice, a voi i parpadlin! Stupendo! L'ha detto in dialetto, a voi i parpadlin! In paese normalmente parlo in dialetto, anche mentre faccio lezioni, con traduzioni simultanee per i non bolognesi. Quali sono le differenze che avete notato con il dialetto quando eravate piccoli e adesso? Chiaro che va scemando per forza di cose, primo perché molta più gente si trasferisce, non è di Francocore e non è neppure di bolognese o così, quindi il dialetto lo conosce, ne lo comprende. E quindi per ovvie ragioni scema, quindi è più raro rispetto a quando ero bambino io, che ho conosciuto poi persone che erano nate nel 1800 e che consideravano l'italiano la lingua toscana, il toscano, non la lingua. La vera lingua era il dialetto. Mio nonno mi diceva sempre di non parlare in toscano con lui, ma di parlare in dialetto. L'ho imparato per questo. La differenza stava che allora lo parlavamo tutto ed era un dialetto uguale per tutti. Ora il dialetto è cambiato perché si parla molto più in italiano, però con le nuove generazioni, anche con i nostri figli, le parole le dicono, ma non le dicono più con il nostro dialetto, con il nostro cadenza, con la nostra vocalità. No, io vengo proprio da una famiglia dove i miei genitori si sforzavano di parlare in italiano perché io dovevo andare a scuola e quindi con strafalcioni mostruosi e anche simpatici. E però di fatto loro conversavano in dialetto e anch'io poi alla fine parlavo in dialetto, era normale. Si può considerare una lingua in via di estinzione? No, in via di estinzione non tanto, diciamo che in trasformazione veloce, molti modi di esprimersi rimangono, alcuni scompaiono per forza di cose, altri si trasformano. Il dialetto è una lingua che vorrebbe conservata e sneda anche il nostro putain, il nostro ambo. Dopo te sai solo dei puttani. Perché puttani diciamo solo noi. A Bologna dicono i cimmi. I cimmi, è vero. È brutto il dialetto nostro. Invece il bolognese più elegante, che dite, beh, Cino. Si perde la lingua che sapevamo, cioè noi l'abbiamo parlata sempre, in casa, poi anche ai miei genitori, sempre, solo il dialetto. E mi dicevi Quindi che... è la prima lingua, e va a finire.
viene ancora parlata. Sì. E tutto sommato in alcuni frangenti anche scritta, non c'è solo il anche se prima veniva più scritta, c'erano proprio degli opuscoli, delle riviste in dialetto, una delle più famose a Bologna, ma poi girava anche qui, si chiamava Alma Scusa, era un modo di, quando devi chiedere qualcosa a una persona, Sì. c'era un modo estremamente garbato, senta mi dispiace, mi scusi, allora l'approccio era Alma Scusa, poi dopo gli facevi la domanda. Di cosa si parlava in quella rivista? Che tipo di Ma genere in era? genere erano, diciamo così, piccole storie che si raccontavano, erano storie locali di costume sociali di quegli anni, insomma, stiamo parlando a cavallo della prima guerra mondiale. Ho Insomma, capito, stiamo d'accordo. parlando di 100 anni fa. Avete un proverbio bolognese preferito? Noi abbiamo dei detti più che dei d'accordo. proverbi, dei detti. Avevo imparato quando gironzolavo da studente in quel di Bologna che fra di loro in Piazza Maggiore tu li sentivi e dicevano Saghed nov, cosa c'è di nuovo, però il modo di dire nov è anche il numero e spesso rispondevano nove che sono i 9 scalini per andare sulla Basilica. Quando, lo dico prima in italiano e poi lo dico in dialetto, quando uno sfaticato, quando tocca una voglia di fare niente, noi gli diciamo schivagos. Quello vuol dire che non si vuole nemmeno bagnare, cioè per dire D'accordo. Scrive anche le gocce della pioggia. pioggia, no, gli schiva, lui non schiva gos, ecco. Quindi per dire proprio non bagnare bagnere. Ce n'erano alcuni che sentivo quando ero ragazzo, da un po' che non li sento. Adesso te pisci fuori dell'ordinario, nel dire che hai sbagliato tutto. Ho capito. Perché se uno faceva pipì, poi invece di farlo dentro lo faceva fuori, aveva sbagliato tutto. Squalificata. Come va? Benissimo! E poi là a Sfenco Sados. Cioè uno come disse benissimo, a Sfenco Sados vuol dire che si è fatto tutto la pipì, la cacca, tutto addosso. Quindi benissimo un po' Sfenco Sados. E allora è rimasto un modo per dire che benissimo porta non Porta proprio segreto, bene. sì. Esatto. È forse per questo che la gente dice insomma quando gli chiedi come stai. Ho notato che moltissimi Insomma. quando dici come va, anche se va bene, dicono insomma. No, quando le cose sono abbastanza soddisfacenti c'è anche quando va bene la vaga che sei, quando va male che vada così. Pedalo via da queste conversazioni più arricchita che mai e spero che abbiano ispirato anche voi a imparare il vostro dialetto. Potreste scoprire e accorgervi di cose nuove. Mi sono accorta che è quasi francese, mi dà delle arie. Taglia, Parliamo francese? Oui, oui, madame.